Bene ragazzi, amici, ben ritrovati. La gatta non c'è, Sofì perché è molto tardi ora e sarà tardi e quindi è andata a dormire. Questa è la seconda lezione sugli argomenti che riguardano gli anni 20 in tutto il mondo, con particolare interesse al fascismo in Italia sia negli anni 20 sia negli anni 30. Ricordate che abbiamo parlato la volta scorsa della situazione dell'Italia subito dopo la Prima Guerra Mondiale, della nascita di partiti come il Partito Popolare Italiano, il Partito Cattolico di Sturzo e dei fasci di combattimento di Mussolini nel 1919. Abbiamo accennato anche al biennio rosso. In questa seconda lezione andiamo avanti. Chi governa l'Italia? Governano quelli che hanno sempre governato, i liberali, che purtroppo non sono un partito organizzato. Questo abbiamo visto è stata sempre la loro debolezza. I liberali tra l'altro sono divisi in varie correnti, si presentano anche in maniera separata alle elezioni politiche, hanno sempre più difficoltà a guidare e a controllare il paese. Di fronte al biennio rosso e alle rivolte, alle manifestazioni di scontri, anche quelli, ricordate, dei nazionalisti contro la cosiddetta vittoria mutilata, il governo di Vittorio Emanuele Orlando nel 1919 dalle elezioni. Ricordate che Emanuele Orlando era presidente del Consiglio nei confronti del quale si arresero gli austriaci. Questo governo di Orlando non se la sentiva, non era in grado di affrontare gli sconvolgimenti che stavano avvenendo subito dopo la guerra. Orlando non apparteneva veramente a un partito, era un uomo super partes, ma tendeva verso i nazionalisti, verso i conservatori, quindi i liberali preferiscono sostituire Vittorio Emanuele Orlando con Francesco Saverio Nitti. Vi ricordate, un uomo molto colto, l'abbiamo già nominato in passato, uno dei cosiddetti meridionalisti, era lucano. I liberali formano il governo Nitti, che è più arrendevole nei confronti delle altre potenze riunite a Parigi per i trattati di pace, accetta la cosiddetta vittoria mutilata, che invece Orlando non aveva accettato. Si va alle elezioni, fate attenzione, nel novembre del 1919. Che cosa succede? Succede che si va alle elezioni, questo è importantissimo, con un nuovo sistema elettorale, il sistema elettorale proporzionale. Ricordate che abbiamo parlato anche in relazione ad altri paesi, non solo relativamente all'Italia, dei due principali sistemi elettorali: il sistema elettorale uninominale maggioritario, in cui ogni collegio veniva eletto un solo candidato, quello che prendeva anche solo un voto in più degli altri. Il sistema uninominale maggioritario era sempre stato il sistema che aveva cementato il potere dei liberali, anche per via della presenza dei notabili liberali nelle varie zone d'Italia. Col sistema uninominale i partiti piccoli vengono penalizzati, soltanto il primo o il secondo partito riescono a eleggere soltanto loro molti rappresentanti in Parlamento. Invece il sistema proporzionale favorisce i piccoli partiti. Nel sistema uninominale, se hai il 10% dei voti non arriverai mai primo in ogni collegio, è solo un esempio. Invece nel sistema proporzionale, col 10% dei voti eleggi il 10% dei parlamentari. Quindi il sistema proporzionale favorisce i piccoli partiti, ma favorisce anche la frammentazione della situazione politica. È più rappresentativo, ma sfavorisce la governabilità, perché spesso per superare il 50% bisogna mettere insieme più partiti. Questo del sistema proporzionale è stato un grosso cedimento dei liberali ai democratici, in particolare ai socialisti. I socialisti, anche il nuovo Partito Popolare, reclamavano i loro spazi, dicevano: non è giusto che voi liberali prendiate la maggioranza assoluta col 40% dei voti, ci sono tanti altri partiti. E col 40% dei voti voi liberali dovete prendere il 40% dei seggi, e così i liberali approvano, soprattutto perché lo vogliono i socialisti e i popolari, il sistema proporzionale, che li sfavorisce, che mette in evidenza la debolezza dei liberali.
Quindi nel novembre 1919 si suppone che ci possa essere una grande vittoria dei socialisti e dei popolari, anche se i liberali potrebbero restare al governo, considerato che ci sono tanti tipi di socialisti, ci sono tanti partiti nazionalisti, radicali e così via. Allora, che cosa succede? I socialisti, peraltro, il Partito Socialista Italiano aveva ormai assunto una posizione che purtroppo avrà una certa responsabilità nell'affermazione di Mussolini e del fascismo. Il Partito Socialista era su posizioni fortemente massimaliste, guidato prima da Serrati, poi dal vecchio Turati, finì per espellere molti riformisti e così il Partito Socialista si divide in diverse parti. I massimalisti espellono i riformisti e si forma anche un partito socialista riformista, e quindi avete già capito che i socialisti massimalisti non erano disposti a collaborare con nessuno, né col Partito Popolare, considerato troppo cattolico, non disponibile agli interessi degli operai, ma neanche con i liberali. Quindi quando si trattò di scendere a compromessi, capito, di allearsi per fermare Mussolini, il Partito Socialista ebbe una posizione rigida, disse no, noi non vogliamo allearci né con i popolari né con i liberali, e questo favorì la presa di potere del fascismo. Ovviamente il Partito Socialista era irrigidito su posizioni massimaliste rivoluzionarie, posizioni di non collaborazione con nessuno, in particolare con i liberali al governo. I riformisti, cacciati dal partito, come vi ho detto, formarono un altro partito, il Partito Socialista Riformista, che si presentò separatamente alle elezioni. In ogni caso il problema stava anche nel Partito Popolare Italiano. Abbiamo visto, in parte aperto, progressista, però aveva sempre una forte pregiudiziale antisocialista. Quindi il Partito Popolare Italiano di Sturzo si rifiutò sempre di collaborare col Partito Socialista, anche perché il Partito Socialista era massimalista, voleva la rivoluzione comunista come in Russia. Il Partito Socialista si rifiuterà sempre di collaborare col Partito Popolare, quindi vedete due forze all'inizio antifasciste non possono collegarsi, collaborare, sommarsi tra loro. È questo che favorì Mussolini e il fascismo, la divisione delle forze in campo. Nelle elezioni del novembre 19, davvero il Partito Popolare e il Partito Socialista prendono molti voti. È inutile che diciamo le percentuali, prendono molti voti, mentre i liberali non riescono ad arrivare al 50% per poter governare in maniera decente, in maniera autonoma, mancano pochi voti. Diciamo che i liberali prendono il 47, circa il 47% dei voti, e quindi il 47% dei seggi. Sono condannati a governare loro, però quello che aprirà la strada al fascismo è la debolezza dei governi liberali da questo momento in poi. A partire dal novembre 1919 i governi liberali che si susseguiranno, che si succederanno ben 4 in 4 anni, saranno governi instabili, saranno costretti a governare senza avere la maggioranza assoluta, governi spesso di minoranza che cadono uno dopo l'altro. 4 governi in 4 anni. Alla fine la gente, che già moriva di fame, si stancò e iniziò a pensare: ma mandiamo Mussolini al governo, visto che le elezioni parlamentari non ci garantiscono un governo efficiente, un governo che risolve i problemi. Quindi col vecchio sistema elettorale uninominale maggioritario, il 47% dei voti sarebbe bastato ai liberali a prendere il 60% dei seggi, se non più, ma ora col sistema proporzionale il 40% dei voti significa il 40-47% dei seggi. Quindi il governo liberale è andato con le elezioni col potere in mano, si ritrova a governare senza avere una maggioranza assoluta, sempre con governi deboli, incapaci di affrontare i problemi del paese. Le forze estremiste ne approfittano e c'è una frammentazione e una debolezza del Parlamento. Il nuovo Parlamento
rinnova la fiducia a Nitti, che quindi continua a governare. Il problema è questo, l'ho detto ma lo ripeto, non fa niente: Nitti non può allearsi né col Partito Popolare né col Partito Socialista. Ma come, nessuno si allea con gli altri? No, non solo il Partito Popolare cattolico odiava il marxismo dei socialisti, aveva un veto anche per via della Chiesa cattolica contro i socialisti, ma anche i socialisti, l'abbiamo già detto, avevano una preclusione contro i cattolici. Quindi non solo PPI e PSI non si alleavano tra loro, ma PPI e PSI non si alleavano neanche con i liberali di Nitti. Quindi Nitti non poteva allargare più di tanto la sua maggioranza, perché i due grandi partiti di massa, quello a impostazione cristiana, cattolica, e quello a impostazione marxista, i due grandi partiti di massa non solo non collaboravano tra loro, ma non volevano allearsi neanche con i liberali. E i liberali restano da soli, vanno avanti con un governo di minoranza. Il governo Nitti è un governo assolutamente inetto. C'è da dire che nel novembre 1919 i fasci di combattimento di Mussolini, attenzione, presero pochissimi voti e pochissimi seggi in Parlamento. Fu un fiasco, fu un insuccesso questa prima uscita elettorale di Mussolini e dei suoi fasci di combattimento. Presero pochissimi voti, la gente ancora votava per i partiti tradizionali e la borghesia ancora votava per i liberali, ma anche quelli di estrema destra avevano il partito nazionalista, non votavano ancora per Mussolini e i fasci di combattimento. Quindi per ora Mussolini ha un'importanza limitatissima sulla scena politica. Che cosa succede? Il governo Nitti è incapace di fare qualunque cosa, non solo di opporsi al biennio rosso, non solo di opporsi alle rivolte, agli scioperi, alle occupazioni, almeno tentare di trovare un accordo con i lavoratori, gli operai, il Partito Socialista. Prosegue il biennio rosso, proseguono gli scontri con i socialisti, ma il governo Nitti non è in grado neanche di risolvere l'incresciosa questione di Fiume. Basterebbe questo esempio, quello dell'occupazione di Fiume, per far capire l'inconsistenza del sistema liberale in questo periodo. C'è un'altra cosa che alimenta il consenso e la propaganda dei partiti di estrema destra. Vi ricordate la vittoria mutilata? L'Italia non aveva avuto dagli alleati dell'intesa e della società delle nazioni dominata da Francia e Gran Bretagna tutti i territori promessi dal patto di Londra. In particolare non aveva avuto, ricordate, la Dalmazia, la costa della Slovenia e della Croazia, che era andata, ricordate bene, alla Jugoslavia, al nuovo Stato, al regno dei serbi, dei croati e degli sloveni. Fiume era proprio al confine tra la Slovenia e la Croazia, sul mare Adriatico. Attenzione, la città di Fiume non era compresa nel patto di Londra, che diceva: italiani vi diamo dalla Dalmazia tranne Fiume. Tuttavia Fiume aveva una popolazione quasi tutta italiana che si ribella, fanno un plebiscito, un referendum, e la stragrande maggioranza della popolazione vuole l'annessione all'Italia, non vuole restare nella Jugoslavia. Che succede? Incredibilmente la città di Fiume viene occupata in maniera del tutto illegale il giorno 12 settembre del 1919 da Gabriele D'Annunzio, il poeta Vate, il Vate di tutti i nazionalisti d'Italia, che con 25.000 cosiddetti soldati la occupa in base a qualunque legge internazionale. C'era il Trattato di Saint-Germain con l'Austria, c'era la Società delle Nazioni. Fiume doveva andare alla Jugoslavia. Il governo italiano si era opposto, però insomma non era certo il governo liberale ad aver favorito la presa di Fiume. Per più di un anno, pensate, la città di Fiume, bivaccando in maniera totalmente illegale, viene occupata da Nunzio e da questi cosiddetti soldati. Spesso erano ex soldati, anziani, pensionati, male armati. Non era un vero esercito, non era un esercito regolare, erano 25.000 miliziani, 25.000 volontari, gente varia. Incredibilmente il governo Nitti non riesce a sgomberarli da Fiume. La società delle nazioni dice all'Italia: Italia, devi essere tu con il tuo esercito a mandar via da Fiume D'Annunzio e i suoi amici occupanti, che bivaccano lì.
Tra l'altro la situazione è molto singolare, l'economia di Fiume precipita, Nitti non farà assolutamente niente, D'Annunzio resterà a Fiume per più di un anno, nonostante che il governo Nitti abbia detto a Francia e Gran Bretagna sì sì interveniamo e scacciamo D'Annunzio, ma non lo fa, il governo Nitti non lo fa, non solo, ma ci sono reparti dell'esercito italiano regolari che vanno illegalmente a rifornire, ad aiutare gli irregolari di D'Annunzio. Il governo non si fa rispettare neanche dal proprio esercito, incredibile. Quindi il governo Nitti non interviene. Il governo Nitti si mostra molto molto debole. Che cosa succede? Succede che a un certo punto il governo Nitti viene sostituito nel giugno del 1920 da Giovanni Giolitti, sempre lui. Il vecchio Giovanni Giolitti ritorna in pista, sembrava ormai ritiratosi per sempre, viene richiamato sulla scena di fronte a una situazione di conflitto tra capitalismo e proletari, tra industriali e lavoratori e operai che occupano le fabbriche e protestano. La vecchia figura di Giolitti, vi ricordate che era un grande tessitore di alleanze, era uno che trovava a tutti i costi compromessi, poteva essere considerata buona, valida per risolvere la situazione. Giolitti quindi ha la fiducia di Parlamento come nuovo Presidente del Consiglio nel giugno del 1920 e resterà al potere fino a luglio del 1921. Attenzione, vedete come questi ultimi governi liberali prima della presa di potere di Mussolini durino poco. Cosa fa Giolitti? Alcuni successi li ottiene. Non solo nel dicembre del 1920, comunque numerosi mesi dopo essere andato al potere, Giolitti risolve la questione di Fiume cacciando D'Annunzio e i suoi miliziani. Lo fa anche perché era stato firmato dall'Italia con le grandi potenze, con Francia e Gran Bretagna, in particolare il Trattato di Rapallo. Il Trattato di Rapallo stabilisce che Fiume, d'accordo, non andrà all'Italia come volevano D'Annunzio Mussolini e tutti i nazionalisti che urlavano alla vittoria mutilata, abbiamo terminato la guerra ma non ci hanno dato quello che ci spettava, ma non andrà neanche, attenzione, per il momento la Jugoslavia. Fiume sarà considerata città libera sotto il controllo della Società delle Nazioni, cioè sotto il controllo degli eserciti e soprattutto delle navi di Francia e Gran Bretagna. Quindi Fiume viene dichiarata città libera col trattato di Rapallo, l'Italia accetta questo stato di Fiume, si mette d'accordo con Francia e Gran Bretagna e dopo qualche mese Francia e Gran Bretagna continuano a dire, con la Società delle Nazioni, continuano a dire siete voi italiani che dovete cacciare D'Annunzio e quindi Giolitti, come abbiamo visto, lo caccia davvero. Poi in realtà alla fine del 1920, nel settembre del 1920, apparentemente Giolitti riesce a risolvere i conflitti delle fabbriche. Il biennio rosso arriva al proprio culmine proprio nel settembre 1920 con l'occupazione delle principali fabbriche italiane. I sindacati e i socialisti che volevano la rivoluzione, i massimalisti perderanno consenso anche tra gli operai, anche tra i sindacati e vinceranno riformisti che si accontenteranno di aumenti salariali. In qualche modo Giolitti aveva riesumato, vi ricordate, la sua politica della neutralità, del non intervento, non ha mandato l'esercito che sparava, che fucilava contro gli operai che avevano occupato le fabbriche. Nel settembre 1920, come ho detto, c'è la punta più alta della rivolta, viene occupata anche la FIA, ma Giolitti gioca la carta del non intervento, come avveniva nel periodo giolittiano. Noi, dice Giolitti, siamo neutrali, non interveniamo a favore dei padroni per sgomberare gli operai che occupano. Apparentemente ha successo perché ottiene un accordo con le forze di sinistra, le fabbriche vengono disoccupate, il biennio rosso finisce
Invece della rivoluzione russa bolscevica, diciamo che gli operai si accontentano di aumenti salariali e di vaghe promesse sull'autogestione degli operai in fabbrica che poi non saranno rispettate, ma non è tutto risolto. Giolitti non si accorge che non siamo più nel 1902 o nel 1908, lui ragiona alla vecchia maniera, come quando era al potere prima della prima guerra mondiale. Ora c'è una variabile che prima non c'era, è successo qualcosa che prima della guerra non esisteva, il fattore K, esiste la Russia sovietica, i padroni industriali ma anche la borghesia hanno paura dei russi perché c'è la Russia sovietica, quindi l'anticomunismo diventa molto forte. Giolitti non lo capisce, Giolitti pensa di aver risolto tutti i problemi. Ho raggiunto un accordo, se ne sono andati volontariamente dalle fabbriche, ma cosa aveva fatto Giolitti per alcuni mesi? Aveva permesso l'occupazione delle fabbriche, quindi attenzione, industriali, borghesia, anche quella piccola borghesia che ho detto che si stava impoverendo, sempre più incarognita, nazionalista, antidemocratica, che inizia adesso a vedere bene Mussolini, iniziano a pensare, fate attenzione, per questa volta è andata bene, però Giolitti non ha fatto niente per reprimere gli operai, i socialisti, quindi non ci tutela, quindi la prossima volta ci riproveranno. Purtroppo quest'idea avvalorata da molti socialisti che dicevano di occupare le fabbriche, di scontrarsi con la polizia, di fare sciopero, non solo per migliorare la situazione dei salari, ma per fare la rivoluzione, per fare come in Russia, per diventare uno Stato sovietico. Questo spaventa molte classi in Italia, fa perdere ancora consenso a Giolitti, nonostante fa perdere consenso al sistema liberale, nonostante non vi fosse una vera realistica possibilità di rivoluzione socialista in Italia. Ma gli industriali, i borghesi, anche i piccoli borghesi, hanno paura dei socialisti, iniziano a essere disposti a dare consenso a un uomo forte. Nel 1921 si svolge un congresso del PSI, del Partito Socialista, a Livorno, famoso congresso di Livorno. C'è una minoranza del partito che non accetta neanche la linea massimalista rivoluzionaria del PSI, sono ancora più rivoluzionari, quindi escono dal PSI, fanno la famosa scissione di Livorno e formano il PC, Partito Comunista Italiano, che aderisce al Comintern. Vi ricordate il Comintern, la terza internazionale comunista diretta da Mosca, diretta dall'Unione Sovietica, diretta da Lenin? Il Comintern che tratta tutti i partiti al di fuori dell'Unione Sovietica come suoi schiavi, che finanzia il Partito Comunista Italiano, il PC comincia a prendere soldi dall'Unione Sovietica, questa ennesima scissione del PSI, ricordate aveva già subito il PSI la scissione dei riformisti, adesso il PSI subisce anche la scissione del Partito Comunista che si mette al servizio dell'Unione Sovietica, questo spaventa gli industriali, i borghesi. Fondatore del Partito Comunista è Gramsci con gli stessi uomini del giornale Ordine Uomo che abbiamo visto prima, Bordiga, Terracini, per dimostrare quello che sto dicendo. Il Partito Comunista Italiano in realtà inizialmente non si chiama PC, si chiama PCD, PCD apostrofo I, cioè Partito Comunista d'Italia. Perché Partito Comunista di Italia? Volete sapere qual è il nome completo? Partito Comunista sezione italiana della Terza Internazionale. Ripeto, Partito Comunista sezione italiana della Terza Internazionale. Quindi già nel nome dicono noi non siamo un partito autonomo italiano, siamo l'espressione in Italia della rivoluzione russa, del Comintern, siamo la sezione italiana del Comintern, cioè dell'Unione Sovietica, siamo l'espressione del movimento comunista internazionale. Facciamo tutto quello che ci dice l'Unione Sovietica, prendiamo i soldi dall'Unione Sovietica. Questo è un evento che spaventa moltissimo gli italiani, moltissimi italiani. Che cosa succede? Mussolini capisce che nonostante la fine dell'occupazione delle fabbriche da parte dei rossi, molti italiani non sono contenti.
non sono contenti di Giolitti, del compromesso, molti italiani vogliono la fine del sistema parlamentare, vogliono che i socialisti vengano eliminati del tutto e quindi Mussolini intelligentemente, ahimè purtroppo, tragicamente, inizia la sua violenza. Al biennio rosso, ricordate, 1919-1920, subentra il biennio nero 1921-1922, caratterizzato dalle violenze fasciste dappertutto in Italia di cui sicuramente avete sentito parlare. Mussolini nel 21, attenzione, non portava avanti più il fascismo di sinistra, ve lo ricordate, sansepolcriano. Il fascismo si era trasformato in un partito di estrema destra solo per un paio d'anni. Il partito di Mussolini sono i fasci di combattimento. Nel 21 cambia già il nome in PNF, che sarà sempre il suo nome, Partito Nazionale Fascista, nel quale confluiscono i nazionalisti e quindi diventa un partito molto molto più di destra rispetto a prima. Il fascismo scatena la sua violenza, le squadre fasciste incendiano, devastano le sedi o le biblioteche appartenenti al partito socialista, distrugge sindacati, picchia singoli esponenti socialisti o comunque di sinistra. Sapete cos'è lo squadrismo? Squadre, squadracce, squadre di picchiatori fascisti che per le strade spesso circondano in 20 contro 1 il loro nemico e lo pigliano a botte. Se non lo ammazzano lo costringono a bere l'olio di ricino, una violenza di strada da parte delle squadre, delle squadracce fasciste. La violenza fascista finisce per occupare addirittura militarmente pezzi d'Italia, per esempio pezzi della Puglia o della Romagna. Cosa fa Giolitti contro il fascismo, la violenza fascista? Non fa assolutamente niente, questo è l'errore capitale. Giolitti, utilizzando la sua solita impostazione vecchia, pensa, sembra incredibile, cerca di scendere a patti persino con i fascisti. Allora Giolitti dice: io mi sono alleato con tutti, perché non con Mussolini? Giolitti dice: diamo qualche ministero a Mussolini, facciamoli arrivare al potere, diamogli un po' di soldi, diamogli un po' di poltrone e loro si fermeranno con le loro violenze. Ci alleiamo con noi e loro si fermeranno. Così diamo soddisfazione a quelli che vogliono eliminare Rossi. Il lavoro sporco lo fanno i fascisti. Sembra incredibile, ma Mussolini non andrà al potere con un colpo di Stato in maniera violenta, ma andrà al potere perché altri lo fanno andare al potere e si alleano con lui. Giolitti e molti altri liberali pensano incredibilmente: noi possiamo utilizzare i fascisti, gli facciamo fare il lavoro sporco, li facciamo picchiare i rossi. Poi però, che dice Giolitti o altri liberali? Li prendiamo in Parlamento con noi, gli diamo 2 o 3 ministeri, ce li compriamo, loro diventeranno parte del sistema, anzi aiuteranno il sistema liberale a sopravvivere. Questo ragionamento si rivelerà assurdo, tragico. I liberali non capiscono minimamente che Mussolini non era un cretino qualsiasi che voleva soltanto un ministero, dei soldi, qualcosa di potere. Mussolini era un vero rivoluzionario che voleva sostituire il sistema liberale con un altro tipo di istituzione completamente nuovo. Voleva fare Mussolini una rivoluzione che annullasse il sistema liberale, mentre invece Giolitti e gli altri liberali assurdamente pensavano di utilizzare, capite, Mussolini per reprimere i rossi e poi comprarselo, farlo diventare Mussolini e i fascisti, farli diventare parte di loro, alleandosi con loro, inglobandoli nel partito liberale. Ma Mussolini non voleva un ministero di secondo piano, un pezzettino di potere, voleva governare lui, voleva rovesciare la democrazia a favore di un nuovo tipo di regime. Questo non viene assolutamente capito. Gli squadristi mettono a ferro a fuoco l'Italia, ammazzano persone, distruggono e così via, e la cosa veramente incredibile è che lo Stato cede completamente, non solo il governo, ma lo Stato, le forze di polizia, i burocrati. Per tutti il pericolo sono i rossi. I rivoluzionari comunisti vogliono farci diventare come l'Unione Sovietica. Invece l'altro pericolo, quello reale, quello del fascismo, viene sottovalutato. In realtà non vi era nessuna situazione concreta in Italia di una rivoluzione socialista, e Mussolini lo sapeva bene.
Mussolini sapeva che non era assolutamente possibile una rivoluzione socialista, mentre Mussolini intravede la possibilità di una rivoluzione conservatrice di estrema destra, cambia pelle al partito nazionale fascista. Mussolini era finanziato dagli industriali del nord, ma anche dagli agrari, i latifondisti del sud, che gli davano soldi in cambio del fatto che gli squadristi fascisti andassero a picchiare i poveri contadini che protestavano contro i latifondisti e occupavano le terre. Quindi attenzione, Mussolini ha sempre preso i soldi dal padronato capitalistico, sempre. Non solo il governo non fa niente per fermare le violenze dei fascisti, ci sono delle leggi che non vengono applicate, i magistrati non li condannano, i prefetti, le autorità dello Stato nelle province fanno finta di niente. Lo Stato si allea col fascismo, i poliziotti e i carabinieri, purtroppo di fronte alle violenze fasciste, fanno finta di non vedere l'esercito, la polizia, i magistrati, i prefetti, le istituzioni dello Stato che sono tenuti a difendere la democrazia e la legalità e la Costituzione, che si chiama Statuto, non fanno nulla, anzi, sono in combutta, sono complici di queste violenze fasciste, una violenza che si fa Stato, una violenza di fronte alla quale il governo italiano, lo Stato italiano tacciono, anzi la appoggiano questa violenza. Moltissimi magistrati non condannano le squadracce fasciste, responsabili di crimini e di distruzioni. In moltissimi casi addirittura i fascisti occupano e distruggono il Palazzo del Comune a Bologna, a Ferrara. Quando viene eletto un sindaco socialista, subito dopo i fascisti vanno e distruggono tutto, mettono a fuoco il Palazzo del Comune, un'istituzione dello Stato. Sapete che succede? Non vengono condannati o vengono condannati a pene lievi o vengono condannati insieme ai socialisti che sono stati aggrediti, perché molto spesso i poliziotti e i magistrati presentano quegli avvenimenti come una rissa. Cos'è successo? Una rissa, ma come? I fascisti per motivi politici sono andati a devastare il municipio di Ferrara, quella è una rissa? Metti sullo stesso piano gli aggressori e gli aggrediti, i fascisti che aggrediscono e i socialisti che vengono picchiati, è una rissa. O gente comune che viene picchiata, magistrati, poliziotti dicono ma è stata una rissa, non si capisce chi ha iniziato, la legge dello Stato, lo Stato italiano si rivela quel che è, incapace di mantenere la democrazia, di rispettare le leggi. Lo Stato italiano si schiera, incredibile, persino i burocrati, dalla parte del fascismo. Ci sono delle leggi ma non vengono rispettate. L'idea assurda di Giolitti e di molti liberali è questa. Lui usa l'espressione nazionalizzare il fascismo, addirittura l'espressione costituzionalizzare il fascismo. Lo facciamo il fascismo diventare interno al nostro sistema, gli diamo un po' di potere e le violenze finiranno, queste violenze di questi ragazzotti un po' arrabbiati. Questa è la scommessa fallita dei liberali, gravissima responsabilità dei quadri dirigenti liberali che hanno sempre governato l'Italia e che adesso si piegano al fascismo. Costituzionalizzare il fascismo, ce lo compriamo Mussolini e così via. Che cosa succede? Si va a nuove elezioni, 4 governi in 4 anni e 2 elezioni politiche generali in 2 anni. Il Parlamento viene sciolto anticipatamente dopo soli 2 anni, i liberali non hanno la maggioranza. Giolitti cosa fa per avere la maggioranza alle elezioni del 1921? Più o meno la stessa cosa, vi ricordate, che aveva fatto con i cattolici del patto Gentilone. Si allea Giolitti con le persone che dovrebbero essere, con persone che dovrebbero essere molto lontane da lui. Cioè, Giolitti si allea col Partito Nazionale Fascista. Incredibilmente, Giolitti alle elezioni del maggio 1921 forma il blocco nazionale pur di avere la maggioranza, si allea, incredibile, dice ai fascisti: venite all'interno del Partito Liberale, vi eleggiamo in Parlamento, facciamo il blocco nazionale, un partito unico tra liberali e Partito Nazionale Fascista di Mussolini. Come entra Mussolini in Parlamento? Viene invitato dai liberali: presentati alle elezioni con noi nella nostra lista. Si fanno le elezioni, Giolitti non ottiene la maggioranza, ha un risultato molto deludente, infatti poi si dimetterà, ma entrano in Parlamento nelle liste liberali
nel blocco nazionale 32 esponenti del partito nazionale fascista, capite? Non con un loro partito fascista, ma all'interno del cosiddetto blocco nazionale, cioè dei liberali giolittiani. Le elezioni, come abbiamo detto, non danno i risultati sperati da Giolitti, succede che Giolitti, dopo un certo tempo, si dimetterà. In realtà poco dopo le elezioni, nel maggio 21 c'è l'ennesimo governo debole, il penultimo governo prima di Mussolini, un governo debole, senza maggioranza, che non fa niente per arginare le violenze fasciste in tutta Italia. Il governo Bonomi governa dal maggio 21 fino al febbraio 22, perché nel febbraio 1922, 4 governi in 4 anni, Bonomi passerà il governo a Luigi Facta, che sarà l'ultimo presidente del Consiglio con governi diversi, prima di Mussolini. In questo marasma, in questo caos in cui i liberali non riescono a governare, in cui le violenze fasciste sono tollerate e appoggiate dallo Stato liberale, Mussolini è pronto a prendere il potere. Mussolini ormai ha tranquillizzato la borghesia, gli industriali, tutti quanti, perché si è spostato a destra. Il partito nazionale fascista non è più, come i fasci di combattimento, un partito repubblicano. Il partito nazionale fascista diventa monarchico, appoggia i Savoia, non è più anticlericale, libertario, anarcoide, come era il fascismo movimento, è diventato improvvisamente cristiano cattolico conservatore a favore della Chiesa per ottenere il consenso dei conservatori, a favore della Chiesa, a favore della morale tradizionale, a favore della famiglia tradizionale, mentre prima era anticlericale, adesso è a favore della monarchia dei Savoia, mentre prima era per la Repubblica. Proseguono le violenze. Bonomi, l'abbiamo visto, lascia il potere a Facta, l'ennesimo governo di minoranza liberale, Luigi Facta. Ormai nel 1922 Mussolini è pronto a prendere il potere. Lo vedremo nella prossima lezione. Continuate a seguirmi, continuate a seguire queste video lezioni che vi dicono le cose essenziali, le cose più importanti sul fascismo, sulla presa di potere e poi successivamente sull'organizzazione, sulla costruzione del regime fascista in Italia, cercando di spiegarvi anche la logica, il senso di tutti questi avvenimenti drammatici del primo dopoguerra italiano, del periodo tra le due guerre mondiali in Italia. Arrivederci, alla prossima.